avanti, anzi però mi sono accorto di aver sbagliato posizione, quindi entriamo qui, quindi selezioniamo questa faccia e questa faccia, Shift S, cursor to selected, usciamo fuori, Shift A, mesh, cubo, S, scaliamo questo cubo, lo scaliamo diciamo in questo modo, entriamo in modalità edit, selezioniamo questi elementi e li spostiamo leggermente diciamo a toccare qui. Li portiamo così leggermente più in alto con CTRL R, creiamo queste suddivisioni, selezioniamo questi vertici, attiviamo il proportional editing, allora spostiamo tutti questi vertici un po' più in alto, questi qui un altro pochino più in alto, questi qui un altro pochino più in alto. Scaliamo un po' più dentro questo elemento, lo spostiamo leggermente più in alto, poi attiviamo lo snap ai vertici, con Shift D lo duplichiamo, con G X lo spostiamo,
così li copiamo questi elementi in questa posizione. Così li portiamo un po' più sopra. Qui ritorniamo in questa selezione, selezioniamo queste parti e le andiamo ad estrudere. Su questo lato qui selezioniamo questo elemento, entriamo nella selezione di questa faccia e con I facciamo un inset verso l'interno e poi ne facciamo un altro subito dopo leggermente più piccolo. Con la selezione di queste facce andiamo ad estrudere verso l'esterno con K, facciamo un taglio qui, un taglio qui, un taglio qui, un taglio qui. Selezioniamo queste due, estrudiamo in questa maniera qui e poi dall'altra parte sempre con K facciamo dei tagli e studiamo queste due parti in questo modo qui. Poi con CTRL R creiamo un taglio qui anzi più che farlo così usciamo fuori questo lato qui, entriamo nella selezione di questa faccia con Shift S
Posizioniamo il cursore, diciamo, in questa posizione, usciamo fuori dall'edit mode, con Shift A andiamo ad aggiungere un nuovo cubo e andiamo a scalare lungo prima la Y, poi lungo la Z, poi ancora lungo la Y e lo spostiamo ancora lungo la Y. Scaliamo lungo la X, lo alziamo. Spostiamo così in questa posizione e la scaliamo ancora lungo la Y. E la spostiamo lungo la Y, diciamo avvicinandola così alla parete. Ci spostiamo da quest'altra parte, selezioniamo tutti questi elementi, diciamo li andiamo momentaneamente a spegnere. Selezioniamo questo elemento, entriamo in modalità edit di questo elemento e con CTRL R posizioniamo qui un taglio, selezioniamo questa faccia con inset facciamo un inset interno, selezioniamo queste facce, le estrudiamo leggermente verso l'esterno, però prima di fare questo con K qui c'erano degli spigoli sovrapposti, quindi li ho eliminati. Di solito quando il programma non vuole tagliare delle facce, quindi crea comunque dei problemi, di solito la colpa è dovuta sempre a degli spigoli o a delle facce sovrapposte.
diciamo che possono provocare questo tipo di problemi. Seleziono queste facce e faccio un'estrusione più o meno di questa quantità. Seleziono queste altre facce e faccio un'estrusione leggermente inferiore. Esco da Editable Poly, dall'Edit Mode e vado di nuovo a riaccendere questi elementi. Ora su questa faccia qui, quindi entro nuovamente in modalità dunque seleziono queste due facce e le porto leggermente in dentro. Prendo questa parte qui e la estrudo leggermente in fuori. Con CTRL R diciamo faccio un taglio in questa posizione, vi faccio un altro taglio in questa posizione, vi faccio un altro taglio ancora, vado in modalità estrusione delle facce, seleziono questi elementi e li estrudo così leggermente, seleziono questa faccia e la estrudo così di una certa quantità e di qui estrudo questa faccia in quest'altra posizione. A questo punto, per fare la porta e farla molto facilmente della stessa dimensione del foro creato, selezioniamo queste due facce, Shift D le duplichiamo e con P le separiamo dalla selezione. Usciamo dalla selezione e con GX le portiamo fuori. Nel caso in cui abbiamo selezionato anche una parte che non ci serve, con X la cancelliamo. Ora con questa utilizziamo questo pannello per ricavare la porta e quindi la porta avrà già la dimensione iniziale del foro. Entro in modalità Edit, seleziono queste due parti, con GZ
li porto leggermente più sopra. Poi vado ad aggiungere degli altri tagli, quindi aggiungo un taglio qui, aggiungo un taglio qui, aggiungo un taglio qui e vado ad aggiungere tutta una serie di tagli. Fortunatamente, essendo una casetta in stile diciamo medievale, fortunatamente non è richiesta una grande precisione nelle misure, anzi nel momento in cui facciamo delle cose che non sono perfettamente simmetriche, diciamo questa cosa va tutta a nostro vantaggio. Quindi andiamo ad estrudere questa prima parte. Poi effettuiamo diciamo degli altri tagli qui. Aggiungiamo qui degli ulteriori tagli. Estrudiamo queste altre parti. Selezioniamo questa faccia e questa faccia e
Possiamo con F, però F non ci crea allora se dissolviamo questa faccia e questa faccia, selezioniamo questi elementi, facciamo un bridge, qui cancelliamo questa faccia, cancelliamo quest'altra faccia, selezioniamo questi vertici, e andiamo ad unire, selezioniamo queste due facce, attiviamo lo snap, con le estrudiamo fino a questo punto, con GX spostiamo la porta all'interno di questo spazio, quindi ancora con GY e con GX spostiamo leggermente più dietro. Ora selezioniamo questa faccia, con Shift S posizioniamo qui il cursore, con Shift A inseriamo un cubo, scaliamo e spostiamo, quindi lo scaliamo anche lungo la X, lo portiamo un po' più avanti lo scaliamo lungo la Z e lo spostiamo
più o meno in questa posizione. Lo selezioniamo e applichiamo un modificatore array lungo la Y di volte. Entriamo in questa selezione di questa faccia ed estrudiamo arrivando fino a questo spigolo qui ed usciamo fuori dalla selezione. Poi qui sempre entrando in modalità edit con CTRL R togliamo lo snap, mettiamo un taglio qui nella parte terminale di questo elemento e con la selezione di questa faccia e l'attivazione dello snap lo estrudiamo fino a farlo toccare, diciamo, qui in questa posizione. Quindi il piano di sotto, livello inferiore, ora dovrebbe essere diciamo terminato. Adesso dobbiamo passare al piano superiore. A questo punto cominciamo ad occuparci della parte, diciamo, della parte superiore. Selezioniamo la casetta, entriamo in Edit Mode e con K creiamo un taglio che unisce questi due spigoli e di qua creiamo ancora un taglio che unisce, diciamo, questi spigoli qui. Ora con CTRL R diciamo, impostiamo un taglio più o meno a questa altezza. Un altro taglio qui. Un taglio in questa posizione. Ed un taglio, diciamo, in quest'altra posizione qui. In modalità seleziona facce selezioniamo tutte queste facce e le estrudiamo verso l'esterno.
Ora mettiamoci in una vista diciamo frontale. E selezioniamo questi vertici, mettiamoci in modalità semi-trasparente in modo tale che ci rendiamo meglio conto di quello che selezioniamo, e con CTRL, se abbiamo selezionato delle cose che non ci interessavano, questi con GZ spostiamo leggermente più sopra. Qui vedevo che ci sono questi punti che non sono allineati agli altri, quindi li andiamo ad allineare. Qui selezioniamo queste facce, attiviamo lo snap, estrudiamo poggiandoci su questo spigolo in modo tale che l'estrusione va a combaciare. E facciamo lo stesso anche in questa parte qui. Selezioniamo queste due parti e le estrudiamo appoggiandoci qui. Togliendo lo snap con CTRL R facciamo un taglio qui e facciamo un taglio anche da quest'altra parte. Questo taglio, come vedete, non è arrivato dall'altra parte. Di solito quando succede una cosa del genere, cioè che il taglio non attraversa tutto il corpo, la colpa potrebbe essere di alcune facce manifold che sono contenute all'interno, che si sono create automaticamente all'interno del 3D. Se clicco su questi elementi e clicco su un non manifold, quindi select, non manifold, non si seleziona niente, vediamo con select, quindi select, interior face, no, non c'è nessuna faccia. Interna non selezionata.
questo caso creo questo taglio così, anche se potrei risolvere in un'altra maniera. Se mi metto diciamo frontalmente alla parte che voglio in cui voglio effettuare il taglio, con KC posso fare un taglio, quindi KC diciamo posso fare un taglio che dovrebbe attraversare interamente tutta la casetta, quindi con il solo K io faccio semplicemente il taglio lungo quella faccia, con KG invece vado a fare un taglio che attraversa interamente diciamo tutta la geometria. Vado ad estrudere anche queste parti. Ora sempre con K creo un taglio qui, un taglio qui, qui vado leggermente a correggere diciamo questo taglio. Lo sposto leggermente più in qua. Prendo tutti questi punti li abbasso leggermente, mi rimetto di nuovo in modalità
frame, poi sempre con K vado a fare un taglio qui, faccio un taglio qui, anzi no, ho sbagliato, quindi da quest'altra parte deve venire il taglio, quindi faccio un taglio qui, un taglio qui, seleziono queste due facce, attivo lo snap, con estrudi le porto in questa posizione. Quindi ancora con CTRL R, entrando in modalità edit, andiamo ad inserire altri due tagli, selezioniamo queste facce, attivando sempre lo snap le estrudiamo e le portiamo a questa altezza. Selezioniamo questa faccia con I, le estrudiamo verso l'interno, facciamo lo stesso anche per questa, selezionando queste facce e studiamo verso l'esterno di questa quantità, poniamoci in vista laterale, con GX raddrizziamo leggermente questi punti, anche se non dobbiamo ricercare una perfetta simmetria, in quanto l'edificio non è simmetrico. Ora con K facciamo un taglio in questa posizione, ancora con K facciamo dei tagli in quest'altra posizione, e continuiamo
inserire degli altri tagli. In questo modo, con la selezione per facce selezioniamo questi elementi, togliamo lo snap e facciamo un'estrusione più o meno fino a questo punto. Poi selezioniamo queste parti, facciamo un'estrusione un po' più piccola, poi selezioniamo questi elementi facciamo un'altra estrusione del genere. Qui non ho capito che cosa è successo. Si è sollevata questa faccia. Allora, per risolvere facilmente seleziono queste facce, un X, dissolvo le facce e poi faccio una selezione sui bordi e premo la F per fargli ricreare di nuovo la faccia chiusa. Ok, quindi penso che questa faccia qui diciamo è completa. Noi normalmente quando andiamo anche a creare queste estrusioni non dobbiamo essere diciamo molto precisi nel tracciare questi elementi, in quanto comunque si tratta di case in legno di epoca medievale, quindi è un 3D, non è un 3D architettonico, è un 3D diciamo in stile videogame, quindi ci sta che queste varie parti non siano diciamo perfettamente create. Ora qui con un CTRL R inseriamo un taglio qui
altro taglio qui, un altro taglio qui, qui selezioniamo queste facce, e le estrudiamo così di una certa quantità. Così. Poi selezioniamo questa faccia, queste due facce, attiviamo lo snap e estrudiamo anche loro appoggiandoci qui su questo elemento. Mettiamo due tagli, e selezioniamo anche questa serie di facce qui. Estrudiamo, diciamo, verso l'avanti di questa quantità. Studiamo questi elementi ed estrudiamo anche queste parti qui.